Django, vieni qua. Quando ho fatto la mia prima esperienza di malga, ho capito proprio che a me bastava il silenzio, le capre, il cane e basta per essere felice. Quando io cammino in montagna divento filosofa di me stessa e escono dei pensieri molto belli, molto profondi, cresco molto e mi viene spontaneo, è una cosa che cerco, è una cosa che me la sento dentro, stare da sola non mi crea nessun problema, anzi, e mi permette di chiedere scusa tante volte, mi permette di interrogarmi su ciò che ho fatto, su quello che potevo fare, su quello che potrò fare se succede di nuovo, perché quando hai una vita frenetica non hai il tempo di farti le domande scomode, non hai il tempo, cioè puoi scappare facilmente da tutto ciò che è scomodo della tua vita. Invece quando sei tu e ancora tu, di notte, di giorno, magari una notte non dormi, magari un giorno piove, magari non puoi andare fuori e hai 5 ore davanti e non sai cosa fare, prima o dopo devi sbatterci contro i tuoi pensieri, devi risolverli, devi affrontarli, devi parlare con te stesso, capirti, ascoltarti e quindi impari a star bene con te stesso. Non è sempre facile, a volte si piange, a volte si ride, a volte si tira un pugno contro la parete. L'importante è crescere da ogni situazione. Comunque, stando in montagna, soprattutto in alta montagna, per una persona che crede in Dio è fatica sentirsi da soli in ogni caso, perché Tu ci credi? io ci credo. Non pratico tanto, pratico a mio modo, in questo modo, in questo modo pratico io, però ci credo e c'è la preghiera per me è altro, non dire una cosa ripetitiva per la comodità di non fare un'ora di camminata e venire qua su e stare un minuto in silenzio, cioè non ha paragoni, ecco.
che essere una persona forte sia un'arma a doppio taglio. Sì, nel senso che le persone forti sono molto sensibili, sono molto emotive e danno tutto e ci stanno malissimo sulle cose. È un'arma a doppio taglio, sì, e ad essere così sensibile a fare pianti su pianti, a distruggermi le nottate, non è semplice. Però io trovo sempre del positivo, nel senso che io dico, le emozioni che ho provato grazie a questa mia sensibilità, non c'è neanche paragone quanto valgono in confronto a tutte le nottate perse a piangere. Cioè, vale la pena essere sensibili, anche se si sta tanto male, vale la pena perché quando si sta bene si sta tanto bene. E solo così, secondo me, si conosce la felicità. Si conosce anche la tristezza, ma si conosce la felicità. A 17 anni mi è uscita una malattia che insomma non è stato semplice affrontare, soprattutto perché sono cose che non sono troppo conosciute, sono cose che non sai mai cosa ti possa accadere quando non hai mai certezze, ti puoi svegliare e puoi capire che ti sta capitando qualcosa e quindi non sono state situazioni semplici da superare, però oltre a questo in realtà dopo un anno sono morti 2 miei grandissimi amici nell'arco di 2 mesi e lì ho pensato che quella cosa che mi era capitata a me fosse nulla in confronto. È grazie anche a queste 3 cose sicuramente se io sono, non dico se sono qua oggi perché magari c'ero lo stesso, però se sono qui in questo modo è sicuramente grande fetta dovuto a questo, ecco. Lo sbaglio è delle persone umane che anche se muore un tuo caro amico, magari il primo anno ti comporti in un modo, dopo il tempo l'essere umano gli fa dimenticare tante cose.
quindi di solito le persone dimenticano spesso e troppo in fretta. E allora magari dimentichi il dolore che hai provato e quindi tutti gli insegnamenti che dovresti aver imparato, no? E poi ogni persona metabolizza come vuole e continua a rifletterci come vuole, perché l'essere umano ha bisogno di allenamento per non sbagliare o per sbagliare meno, e anche su queste cose c'è da allenarsi. Infatti io mi capita spesso di pensare ai miei amici, di passare delle ore da sola, poi l'ambiente aiuta qua, anche per questo mi piace la Malga, e per non perdere l'allenamento. Cioè, è come se tu qui ti sentissi più vicina a loro. Sì, è proprio quello che stavo pensando.